Amici di Battista 70 Phone, oggi vi presentiamo Oppo Reno 16 Pro 5G, uno smartphone premium molto elegante per chi vuole dimensioni un po' più compatte del solito. La colorazione che vedete è la Pop White, il prezzo di lancio è di 1099 euro, ma in questo momento lo trovate in promozione a 899 euro con vari kit e bundle che possono comprendere caricatore, pellicola ed altre cose che vedrete poi nel sito. In confezione abbiamo appunto il telefono, pellicola preapplicata, la spillina per l'estrazione del carrellino SIM e la manualistica e il cavo Type-C ovviamente. Inoltre tra i vari accessori c'è anche Oppo Bubble, che è una specie di specchietto, chiamiamolo così, AMOLED per scatti, selfie e scatti da remoto. Il design è una delle parti migliori di Oppo Reno 16 Pro 5G, soprattutto nella colorazione Pop White. Appena lo prendi in mano si capisce che Oppo ha lavorato bene su materiali, finiture e identità. Il retro usa il nuovo 3D Pop Planet Design, con un effetto tridimensionale che cambia con la luce e dà profondità alla scocca. È particolare ma non esagerato e rende il telefono diverso da tanti modelli ormai tutti simili. Le dimensioni aiutano molto: 151,21 x 72,42 mm, spessore di 8,36 mm nella versione Pop White e peso di circa 188 grammi. Non è minuscolo, però si usa bene con una mano, entra meglio in tasca e non dà quella sensazione da smartphone ingombrante. In estate, tra pantaloncini, giornate fuori, foto, mappe e social, questa comodità si apprezza ancora di più. La costruzione è curata con frame in alluminio di grado aerospaziale, modulo fotocamera ben integrato e back cover molto rifinita. Ci sono anche lettori di impronte sotto al display, doppio speaker stereo, vibrazioni lineari sull'asse X e un nuovo AI Snap Key laterale. Molto buona anche la resistenza con certificazioni IP66, 68, 69 e 69K, utili contro polvere, schizzi, pioggia e situazioni quotidiane più delicate. Il display è un AMOLED da 6,32 pollici con risoluzione 2640 x 1216 pixel e densità di 460 ppi. È nitido, fluido e molto piacevole per social, video, foto, navigazione e gaming. La diagonale è azzeccata, abbastanza grande per godersi i contenuti, ma non così ampia da rendere il telefono scomodo. La qualità del pannello è molto buona, i colori sono vivi, i neri profondi e la resa generale è da prodotto premium. Anche all'aperto si comporta bene con 600 nit tipici, 1800 nit in HBM e picco dichiarato fino a 3600 nit. Sotto il sole più forte qualche top assoluto fa ancora meglio, ma Reno 16 Pro resta leggibile e pratico. Il refresh rate arriva fino a 144 Hz, anche se non tutto gira sempre al massimo. Nell'uso quotidiano però scrolling, menu, social e animazioni risultano sempre rapidi e piacevoli. Bene anche l'Always On Display, personalizzabile e integrato bene in ColorOS. Ci sono poi Splash Touch e Glove Touch, utili con mani bagnate o guanti. Il lettore di impronte è rapido e preciso, mentre il sensore di prossimità si comporta bene in chiamata. In generale è un display che non punta solo sui numeri, ma funziona molto bene tutti i giorni. Sotto la scocca troviamo MediaTek Dimensity 8550 Super a 4 nanometri con 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria UFS 3.1 nella versione italiana. Nell'uso quotidiano Oppo Reno 16 Pro è veloce, fluido e sempre reattivo. App, social, browser, multitasking e fotocamera non mostrano incertezze. Non nasce come un telefono da gaming estremo, ma con giochi come PlayerUnknown Battleground, Mobile Legends e Roblox gira bene e mantiene temperature sotto controllo grazie alla Hypercool Vapor Chamber. Anche l'audio convince, abbiamo uno stereo ibrido con speaker principale e capsula auricolare che lavorano insieme. La resa è piacevole per video, social, giochi, vocali e viva voce, c'è anche il volume fino al 300%, utile in ambienti rumorosi, anche se al massimo perde un po' di pulizia. Bene la vibrazione, precisa e più premium nelle gesture, nella scrittura e sulle notifiche. Sul fronte connettività troviamo 5G, Bluetooth 5.4, doppia SIM, eSIM e navigazione satellitare completa. La ricezione ci è sembrata stabile, le chiamate sono chiare e il viva voce si comporta bene. L'autonomia è uno dei punti forti. La batteria europea è da 6000 mAh con tecnologia silicio carbonio ed è tanta per uno smartphone così compatto. Nel nostro uso, dalle 7 alle 21, Oppo Reno 16 Pro arriva a sera senza ansia, anche con social, messaggi, mail, foto, chiamate, Bluetooth e rete mobile.
La ricarica 80 watt Super VOOC è rapida e comoda. In pochi minuti recuperi autonomia utile prima di uscire. Manca la ricarica wireless e su questa fascia sarebbe stata gradita, ma tra batteria grande e ricarica veloci si sta molto tranquilli. Il software è ColorOS 16, una delle interfacce Android più complete e mature. Non è Android stock, quindi ci sono tante funzioni e molte opzioni, ma tutto resta fluido e ordinato. Le animazioni sono curate, le app si aprono rapidamente e il multitasking è gestito molto bene. Dopo qualche minuto passato a sistemare notifiche, schermata home, always on e app in background, l'esperienza diventa molto personale. Si possono modificare temi, icone, sfondi, font, colori dell'interfaccia, animazioni del lettore impronte e schermata di blocco. Molto importante anche il supporto. Oppo parla di 5 anni di aggiornamenti principali e 6 anni di patch di sicurezza. La novità più interessante è AI Snap Key, il tasto fisico laterale dedicato alle funzioni intelligenti. Con una pressione si salva ciò che abbiamo sullo schermo dentro AI Mindspace. Con una pressione prolungata si registra una nota vocale, mentre con una doppia pressione si apre Mindspace. Il tasto si può personalizzare anche per fotocamera, torcia o traduzione. AI Mindspace funziona come una memoria intelligente del telefono, serve per salvare schermate, articoli, messaggi, ricevute, appunti o informazioni utili, evitando 1000 screenshot. Ci sono poi AI Bill Manager, AI Mind Pilot, AI Menu Translation, AI Scan, AI Extract, O Plus Connect e Audio Sharing. Non tutte saranno fondamentali per tutti, ma alcune sono pratiche per lavoro, viaggi, appunti e contenuti. La fotocamera è completa e molto coerente con la serie Reno. Sul retro troviamo una principale da 200 megapixel Samsung ISOCELL HP5 con OIS, un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 3,5x e OIS, più una ultra grandangolare da 50 megapixel con autofocus. Davanti c'è una selfie camera da 50 megapixel ampia con autofocus e video fino a 4K a 60 fps. La principale scatta molto bene di giorno con colori vivi, buona gamma dinamica e un look già pronto per social e condivisione. Il dettaglio fine non è sempre naturalissimo se guardiamo il file da vicino, ma nell'uso normale il risultato convince. La modalità a 200 megapixel ha senso con tanta luce, soggetti fermi e scene da ritagliare dopo. Il teleobiettivo 3,5x è una delle parti più riuscite, soprattutto nei ritratti. Stacca bene il soggetto, dà alle foto un taglio più elegante e rende il comparto più versatile. Per dettagli molto ravvicinati conviene spesso usare il 2x della principale, mentre lo zoom 7x resta utile di giorno, ma senza pretendere troppo. L'ultra grandangolare da 50 megapixel lavora molto bene, soprattutto di giorno, tra paesaggi, interni, gruppi e scatti creativi. Di sera resta un gradino sotto la principale e il tele, ma rimane comunque sfruttabile. Molto interessante anche la selfie camera, ampia, nitida e adatta a selfie di gruppo, vlog, storie, reel e videochiamate. Nei video Oppo Reno 16 Pro convince perché registra in 4K a 60 fps con tutte le fotocamere, compresa quella frontale. La stabilizzazione è uno dei punti migliori. Camminando, facendo vlog o registrando clip al volo, le immagini restano ferme e pulite. Ci sono anche 4K Auto Straighten Video, Dual View Video 2.0, HDR e codec H.264/H.265. Carina anche la parte creativa con PopCam, AI Flash Photography 3.0, AI Remix Collage e PopOut 2.0. Non è il camera phone più estremo di Oppo, ma è molto versatile, completo e molto adatto a chi scatta, registra e condivide spesso. Oppo Reno 16 Pro 5G in conclusione ci è piaciuto perché è uno smartphone che si usa bene tutti i giorni, compatto, elegante, costruito con cura e nella versione Pop White ha una propria identità forte. Il display è ottimo, la ColorOS 16 è fluida e completa, le prestazioni sono solide e l'autonomia ci ha convinto. La fotocamera è versatile, una buona principale, una tele 3.5x piacevole, selfie camera forte e video ben stabilizzati. La ricarica wireless purtroppo manca e va sottolineato. In ogni caso le promozioni di lancio aiutano a renderlo più interessante, soprattutto se abbinate ad accessori o bundle utili. Non è pensato per chi cerca solo il prezzo più basso o il benchmark più alto. È uno smartphone per chi vuole un Android premium, compatto, bello, affidabile e con quella cura che Oppo ci mette sempre e si sente. Con questo abbiamo concluso. Un saluto da Loris e da Edo per Battista 70 Phone.